Simón Bolívar. Capitolo 2. Il giuramento sul monte Aventino. Attraversò il mare come chi attraversa se stesso. Aveva 17 anni, un cuore di ferro e la mente piena di vento. La nave ballava sul blu scuro dell'oceano e lui guardava l'orizzonte come si guarda una promessa. Dietro di sé lasciava Caracas, la madre, i ricordi, i servi, i fiori, le catene. Davanti l'Europa. Una parola che in America suonava come una leggenda. Sbarcò a Madrid, in un mondo che odorava di velluto, cavalli e polvere da sparo. Era la città dei re e Bolívar ne fu insieme affascinato e disgustato. Camminava nei palazzi e vedeva uomini inchinarsi davanti ad altri uomini, come se Dio abitasse soltanto nei saloni. Nelle notti di corte si parlava di guerra, di onore, di dinastie, ma lui sentiva che nessuna di quelle parole valeva la libertà di un solo contadino delle sue montagne. Dalla Spagna si spostò alla Francia e arrivò a Parigi. Qui la rivoluzione aveva già consumato la sua fiamma. Napoleone era diventato imperatore e la folla, che un tempo aveva gridato libertà, ora gridava vittoria. Bolívar capì allora che la libertà, come il fuoco, non si può possedere, si può solo alimentare o spegnere. Nel 1805, durante un viaggio in Italia, salì sul monte Aventino con il suo maestro e amico Rodríguez. Era sera e Roma si stendeva come un sogno antico sotto il cielo color rame. Le rovine brillavano come ossa di giganti. Rodríguez lo guardò e gli disse: Simón, il mondo è pieno di uomini che obbediscono. Tu devi imparare a disobbedire. Allora Bolívar si inginocchiò, raccolse una manciata di quella terra sacra e disse, non a voce alta, ma con tutta la vita che aveva nel petto: giuro dinanzi a voi, mio maestro, e dinanzi all'ombra di questi secoli che mi stanno osservando, che non darò pace alla mia anima finché l'America non sarà libera. Il vento cambiò direzione. Rodríguez restò in silenzio, come chi ha appena visto nascere una tempesta. Da quel giorno Bolívar non fu più un ragazzo, divenne un giuramento che camminava. Tornò in Spagna, poi di nuovo in Francia, e in ogni città vedeva gli stessi occhi, uomini che si credono liberi ma vivono in gabbie dorate. Capì che la sua libertà non era un'idea, ma una condanna. Quando, anni dopo, la nave lo riportò verso Caracas, portava con sé una promessa e una ferita. La promessa di un mondo nuovo, la ferita del mondo vecchio che gli si era incisa dentro. Sulla riva, guardando le montagne della sua patria tornare a farsi reali, disse piano: non tornerò mai più come sono partito. E il mare, che aveva custodito il suo giuramento, restò muto, come se sapesse che quel ragazzo avrebbe bruciato secoli interi pur di mantenerlo e onorarlo.